Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato nuovamente allo streaming e alla registrazione di tutorial in studio o all'aperto. Ovviamente all'aperto possiamo anche riprendere con questa applicazione che vi vado subito a dire qual è, riprendere degli eventi dal vivo. Dopo ovviamente essere iscritti al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Si tratta di una nuova applicazione che ho scoperto da poco, si chiama Rec and Go, grazie ovviamente ai sviluppatori che mi hanno donato un mese di prova. Io ovviamente adesso in questo video porterò la prova dell'applicazione gratuita, ovviamente in modo gratuito, l'ho studiata a fondo ovviamente nella parte a pagamento, poi se mi estenderanno ovviamente l'abbonamento alla durata di un anno, utilizzerò sia per fare tutorial questa applicazione e per portare avanti ovviamente i tutorial che riguardano proprio le funzionalità andando un pochino più a fondo, no? Raccontandovi un po' veramente come si comporta e cosa possiamo fare. In questo primo video ho fatto ovviamente una panoramica delle funzioni principali, ho fatto vedere anche ovviamente come si collega uno smartphone, in questo caso Android. C'è stato un problemino sui microfoni della Hollyland, non so perché a un certo punto vengo mangiato da qualcuno, però si sente, mi scuso anticipatamente e ora sto usando invece un nuovo microfono che mi è arrivato in dono da Lens, non mi ricordo come si chiama, Lens Go, mi sembra che si chiamino anche loro, comunque lo porterò presto sul canale, perdonate le mie strafalcioni sia in italiano che in inglese e in altre lingue. Però andiamo a vedere questa applicazione che è interessante sotto molti aspetti. Innanzitutto abbiamo una parte gratuita che ci permette di fare abbastanza cose, ok? Non esagerando, però ci permette di fare delle cose. Poi ovviamente se estendiamo l'abbonamento settimanale, mensile o annuale, ovviamente possiamo fare delle grandi cose, visto che poi, almeno quello che ho visto, lo streaming è un po' superiore a tutte le altre applicazioni di questo tipo che ho portato sul canale, ma questo lo proveremo ovviamente poi se allungheremo la vita a Gennaro come abbonamento. Intanto godiamoci questo video, ci vediamo alla fine. Allora ragazzi, come prima cosa dobbiamo andare a scaricare l'applicazione. Ci rechiamo sul sito della Rec and Go, vedete che abbiamo le due possibilità, ovviamente a Apple Store e Android, però una cosa che vi voglio far notare, da questa parte abbiamo i due formati. Vedete, la prima è come apparirà sul tablet Android o iOS, come apparirà ovviamente su smartphone Android e iOS, perché infatti questa applicazione è dedicata a tutte e due, quindi è un punto di forza, anche perché come sappiamo e come scopriremo è un'applicazione che se volete usarla a pieno dovete sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Vabbè, detto questo, se io mi reco su Google Store, vado nella pagina ovviamente dedicata all'applicazione, allo scarico dell'applicazione, possiamo scaricarla anche dal browser Safari loggandoci e la ritroveremo nel nostro dispositivo Android. Ok, torno indietro e vado ovviamente a scaricare la versione per iOS. Cliccando su saremo catapultati in Apple Store. Una volta che abbiamo trovato, io l'avevo già scaricato per provarla, la scarichiamo e la andiamo ad aprire. Bene, a questo punto non ci resta che avviare l'applicazione, ma andiamo a vedere ovviamente che la troveremo poi sul nostro iPad o Android tablet con questi connetta. Andiamo a lanciarla, diamo i permessi del caso, lo sapete che dobbiamo dare tutti i permessi per accedere ai microfoni eccetera eccetera eccetera. Qui abbiamo anche un video introduttivo che salteremo perché sennò Gennaro qua non ci sta più a far nulla. Eccola qua la schermata principale, ok, che abbiamo sulla nostra applicazione appena la lanciamo la prima volta, ok? Ora siamo in modo gratuito, quindi vi farò una panoramica di cosa possiamo usare gratuitamente e poi ovviamente faremo un video a parte come quando ovviamente sottoscriviamo un abbonamento. Innanzitutto vediamo il logo presente perché siamo nella parte gratuita, possiamo avere due sorgenti, sono qua sotto sono le sorgenti, qua
è il preview ovviamente di quello che sta andando in onda o quello che stiamo registrando. Vi faccio una rapida panoramica. Qua abbiamo il tasto di registrazione o di messa in onda, cioè in streaming live. Qui abbiamo il, chiamiamolo contagiri, io lo chiamo contagiri, i minuti che stiamo registrando, e da quest'altra parte abbiamo la possibilità di mettere in muto il master, ok, perché abbiamo anche un mixer, il master, e abbiamo qua la possibilità di cliccare e cambiare transizione tra una sorgente e l'altra, e questo è quanto. Perfetto, e qui ci siamo. Qua abbiamo cioè qui abbiamo delle altre possibilità, le vedremo con calma dopo. Quindi andiamo a vedere ora cosa possiamo fare nella parte gratuita. Qui sotto abbiamo praticamente due sorgenti, ok? Io ho la videocamera principale dell'iPad che sta riprendendo e un filmato inserito. Questo è un progetto di demo che viene praticamente caricato la prima volta che voi, cioè in default, la prima volta che voi installate l'applicazione. Quindi abbiamo due sorgenti, infatti se io clicco su più non posso mettere un'altra sorgente perché mi dovrei loggare, creare un account e sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale, ok? Però due sorgenti sono gratuite, ok? Però ovviamente abbiamo il logo. E così vale per i layer. I layer sono tutte quelle sovrapposizioni che vogliamo mettere, infatti vediamo qua il titolo, se io ci clicco sul titolo, vedete il titolo se ne va. Anche qui abbiamo due layer, uno purtroppo è occupato dal logo che non posso levare, se ci clicco sopra ovviamente mi dice che devo sempre sottoscrivere l'abbonamento, oppure dopo vedremo posso anche andare a comprare delle porzioni di funzioni, ok, non tutte. E anche qui se io faccio su layer, se io voglio aggiungere un altro layer, mi dice anche qui che devo sottoscrivere un abbonamento perché abbiamo due layer a disposizione e due sorgenti, quindi è limitato, ma ragazzi accontentiamoci di quello che passa il convento, anche perché garantisce, ok, una resa buona come streaming. Io non ho ancora provato, ma poi ovviamente proveremo anche ad andare in live. Ora, detto questo, finiamo la panoramica con la rotellina qui che ci catapulta all'interno del progetto che noi ora stiamo utilizzando. Vedete che io ho adesso il progetto praticamente quello di default, ok, dove abbiamo dei parametri che possiamo variare e qualche parametro che non possiamo variare. Tutti quelli che sono praticamente in bianco possiamo variarli. Vedete che io posso variare ovviamente qua, posso fare il login a Facebook, posso cambiare la risoluzione di uscita da 1000 a 1080 e posso variare altre cose che mi servono ovviamente per registrare sicuramente in locale, che poi vedremo, e registrare anche sui dispositivi esterni. Ma questo, se volete registrare il filmato che sta andando in onda o state registrando sul dispositivo esterno, nel senso nel punto di ripresa che vi sta riprendendo, quello è anche una opzione a parte, oppure nell'abbonamento mensile. Vedete, non posso cambiare l'aspetto, però abbiamo visto che va in verticale e in orizzontale, ok, quindi molto bene. Detto questo, andiamo a vedere le altre opzioni. Ok, torniamo indietro con questa freccetta qui, cioè torniamo indietro, non torniamo indietro, ma apriamo una serie di opzioni dove scopriamo cosa. Abbiamo ovviamente la selezione dei progetti, perché ne posso fare più di uno, le proprietà del progetto che poi sono le stesse che abbiamo trovato in questa rotellina, la possibilità di loggarci o registrarci o loggarci con Facebook, ok? Quindi poi ovviamente queste cose le vedremo man mano. Ecco, una cosa man mano se ovviamente avrò un abbonamento annuale, perché questo è ovviamente una panoramica, visto che è un abbonamento di un mese in regalo, quindi se poi mi daranno un abbonamento annuale faremo anche il resto. Quindi cliccando su questa voce, per creare un progetto nuovo io sono costretto, vedete, a loggarmi. Quindi se voglio creare un progetto nuovo sono costretto praticamente a loggarmi come utente, ovviamente, che sono registrato oppure ho comprato un abbonamento. Quindi ora saltiamo questa operazione perché vi faccio vedere le funzioni, ok?
che poi sono uguali per tutti. Qui non abbiamo la gestione di progetti, ma lo vedremo più avanti. Apriamo il progetto esistente, che sarebbe quello sempre dimostrativo, e vediamo sempre le due sorgenti. Allora, innanzitutto andiamo a cliccare su questa barretta qua, ok? Vediamo che di qua abbiamo praticamente, se io vado a cliccare su questa barra, abbiamo ovviamente il volume, ok, di questo video e la possibilità di metterlo in play, ok? Ora facciamo così, lo andiamo a mettere in play. Sentite che adesso non c'è ovviamente l'audio, perché poi scopriremo anche che abbiamo anche il monitor, però ora lo mettiamo in muto. Però vedete che io posso stoppare e fare riprendere ovviamente il video che sta andando. A questo punto cosa posso fare? Posso andare a eliminare questa sorgente, perché ne posso inserire un'altra, così, ok? Andando su più scopriamo le sorgenti, ok? Le sorgenti che posso io inserire. Innanzitutto posso inserire un video, ok? Preso dalla mia libreria, ok? Posso prendere un video qualsiasi, magari non lo vado a prendere lunghissimo, vado a prendere tipo questo qua. Allora ho dovuto cambiare il video perché era in verticale, quindi come lo lancio? Andiamo in onda, e se andiamo nella parte, vedete che adesso io ovviamente sto anche parlando, quindi c'è anche il mio audio, però adesso ci fermiamo un attimo qui, andiamo di nuovo nel menu e vediamo che qua abbiamo di nuovo la possibilità di far partire il nostro video. Ecco, questa barra indica che nel video c'è dell'audio, quindi abbiamo anche la possibilità di mutare. Vedete, mutare, io posso anche fare così e il mio video non ha più audio. Vedete che adesso non c'è più l'audio. Perfetto, ok? Quindi la gestione del video è molto semplice, posso abbassare il volume o mettere in muto e caricare una sorgente, punto e basta, non posso fare più niente. Non posso, diciamo che non posso fare più niente, non posso decidere in e out, non posso fare nulla, quindi posso andare a eliminare e andare a caricare un'altra sorgente. Un'altra sorgente è un'immagine, ok? Posso andare a prendere un'immagine qualsiasi, vado a prendere questa, ma sono tutte quadrate queste. Vediamo un po' di prendere una bella foto. Ok, anche questa io, vedete, la mando in onda, perfetto, e la mia foto va in onda. Cosa posso fare? Vado sempre nel menu, nella foto posso solamente eliminarla. Ma vi faccio vedere, se io clicco adesso sulla sorgente video e vado a modificare, vedete qua avevamo visto le transizioni, vedete che cambio con questa, non posso farlo perché devo loggarmi anche qui e non so se devo sottoscrivere un abbonamento. Adesso le andremo a vedere. Non ho transizioni gratuite, ok, non ne ho neanche una, quindi purtroppo dobbiamo sottoscrivere un abbonamento o loggarci. Adesso vediamo se loggandoci con il login, diciamo, gratuito, possiamo fare ovviamente le transazioni. Lasciamo stare così il mondo com'è. Innanzitutto facciamo così, andiamo anche qua e cancelliamo anche qui l'immagine. Adesso se andiamo più, vedete che io posso inserire ovviamente una sorgente video proveniente da un iPhone o da un Android. Che succede? Succede che io posso ovviamente dare il mio login a chiunque volesse utilizzare diciamo una sorgente video qualsiasi, ma se non è del mio team, ovviamente qua sotto ho un PIN che il PIN non mi viene restituito perché non sono logato, sempre così, ok, non sono logato, quindi non posso farlo. Ora andremo a loggarci perché così possiamo vedere le altre funzioni che non sono previste se non ci loghiamo. Bene, cari ragazzi, non ci resta che loggarci, ok? Quindi andiamo qui, facciamo login o register. Se non siete ancora registrati dovete cliccare qua e andare a ovviamente compilare il form per la registrazione, ma se siete già registrati basta andare in login e inserire i parametri. Ok, se tutto va bene e praticamente i parametri sono giusti,
abbiamo ovviamente avuto successo nel login. Ora, innanzitutto vediamo qua se è cambiata la storia, ok? Non posso, ok, praticamente cambiare diciamo le transizioni, perché devo andare praticamente a comprare, ok, le funzioni che le vedremo dopo. Però andiamo a vedere più, vedete è venuto fuori il PIN. Che cosa sarebbe questo PIN? Sarebbe il PIN che io posso dare a qualsiasi persona per collegarsi in remoto con il mio banco di regia. Quindi avete capito che è una cosa fantastica questa, perché abbiamo la possibilità di avere in remoto un collegamento dall'esterno, quindi è una cosa veramente carina. Per quanto riguarda invece le transizioni abbiamo visto che non possiamo farlo, però andiamo a vedere ora andiamo indietro e vediamo se possiamo fare un altro progetto. Vedete che possiamo fare un altro progetto. Questo per vedere le opzioni dei progetti che possiamo fare. Innanzitutto dobbiamo dare un nome, test, e possiamo variare, vedete l'aspetto, da verticale a orizzontale. Molto carina questa cosa, perché possiamo andare praticamente a trasmettere anche sul social verticalmente, oppure produrre un video in verticale. Poi possiamo ovviamente qua decidere sempre la risoluzione, poi abbiamo ovviamente la possibilità di andare a diciamo a trasmettere, ok, su un social, oppure se io non voglio trasmettere, voglio solo registrare in locale, devo mettere stream disable, quindi disabilito lo streaming, vado solo a registrare in locale. Per registrare in locale, vedete c'è scritto qua local record enable, quindi devo abilitare, ok, la mia registrazione. Qua sotto ho anche quante ore, quanti minuti posso registrare, e come ho detto anche qua, vedete recording, ok, questo qua possiamo abilitare la registrazione, aspettate che ingrandisco, la registrazione su il remote recording, cioè su praticamente lo smartphone che sta collegato al nostro banco di regia. Ma questo, se io vado a fare così, non posso farlo, perché devo sempre acquistare questa funzione, ok? Quindi siamo nella modalità gratuita in questo momento. Qua sotto invece ho altre cose, ho anche qua la possibilità di diciamo di avere una latenza maggiore, perché se è un sistema vecchio oppure una rete lenta, posso aumentare la latenza, perché così il mio streaming è più preciso. Una volta creato questo progetto, posso andare qui e salvarlo ovviamente, e cliccandoci sopra lo posso aprire. Ma prima ovviamente di vedere questo, andiamo a vedere l'edit. Se io clicco su edit, posso ovviamente andare a cancellare facendo meno, quindi cancellerò ora il progetto di prova e lo vado a cancellare. Se no, ovviamente io cosa posso fare? Cliccando qui posso andare a editare il progetto, duplicarlo. Se vado in edit posso ovviamente andare a cambiare alcuni parametri, ma non tutti, vedete, solo quelli che sono in bianco, ma non posso cambiare l'aspetto, ok? Posso però duplicare il progetto, perché non si sa mai che ho magari installato delle telecamere, ho caricato dei layer, roba del genere, che adesso non so se i layer resteranno sicuramente in memoria, quindi posso andare a duplicare il mio progetto per utilizzarlo nuovamente. Anche qui posso praticamente utilizzare il mio iPad gigantesco come videocamera. Vedete che qua io, se clicco qua sotto, mi dice due cose: o entro con login, cioè o mi loggo praticamente e la mia videocamera apparirà sul mio banco di regia, oppure userò quel famoso PIN che abbiamo visto nelle sorgenti. Ci siamo? Da questa parte appaiono tutte le novità che ho, non so se ve l'ho fatte vedere prima, appaiono tutte le novità. Qua abbiamo un altro menu che abbiamo più o meno le stesse cose che ci ricordano sempre il logout, login su Facebook
e cosa abbiamo? Il contratto che noi abbiamo stipulato, che andiamo a vedere subito. Andiamo nel carrelletto, vedete che qua abbiamo le 3 fasce, ok? Non è economico, ragazzi, tutti questi programmi non sono economici, assolutamente, però possiamo acquistare una cosa, praticamente un pacchetto. Se non vogliamo tutto, possiamo acquistare questo, ma abbiamo sempre la rata mensile, ok? Non abbiamo una tantum, ok? E abbiamo tutte le voci, ok? Tutte le possibilità, tutte le opzioni acquistabili separatamente. Altrimenti vi dovete loggare. Abbiamo una settimana, un mese e un anno. Ovviamente nel pacchetto, se io sottoscrivo un pacchetto di una settimana, un mese, un anno, ho sempre i 7 giorni di prova che praticamente mi hanno tutte le funzioni, quindi posso loggarmi 7 giorni, poi posso anche diciamo eliminare l'abbonamento, ok? Perché tanto sapete che poi l'abbonamento scatta, diciamo, ci prendono i soldini, diciamo, al 7° giorno, quindi possiamo anche disdire al 6° giorno, provare le funzioni, se ci va poi l'acquisteremo. Detto questo, possiamo andare all'interno del nostro banco. Abbiamo visto che non posso cambiare questo perché è una cosa a pagamento, però posso andare a vedere i layer, cosa possiamo aggiungere. Ora diamo un'occhiata ai layer. Cliccando più, vedete, possiamo andare praticamente in quest'altra schermata. Dobbiamo ricliccare su quest'altro più per andare a inserire un layer. Come ho detto prima, i layer sono sovrapposizioni al nostro filmato o alla nostra sorgente video che sta andando. Quindi posso andare qui, cliccare su immagini e andare a prendere una qualsiasi foto da mandare in sovraimpressione. Poi posso spostarla ovviamente col mouse, vedete che però non appare il preview in tempo reale. Posso ingrandirla, anche qui non appare il preview in tempo reale, posso spostarla dove voglio. Abbiamo anche qui la possibilità di dare un'entrata o un'uscita, ma anche qua mi sa tanto no, invece qua le funzioni sono diciamo gratuite. Ok, quindi ho messo il primo layer e andiamo a salvare, ok, il tutto. Possiamo fare così, vedete che il mio layer arriva. Posso aggiungere altri elementi all'interno del mio layer se vado ovviamente a cliccare qui e andare in modifica, cioè in edit. Posso aggiungere un altro elemento, ok, faccio così più e vado ad aggiungere a questo punto un testo. Eccolo qua. Il testo, anche questo, si sposta così. Per modificare ovviamente il contenuto, il colore e tutto, clicco qui, vedete abbiamo il colore, posso cambiare colore, lo metterò nero perché così almeno si vede meglio. Posso ingrandire il mio testo tramite solo numero 150, la gallina canta 7, e se ingrandito, ok. Posso ovviamente cliccare su text e andare a cancellare e scrive titolo, ok. Quindi posso chiudere la tastiera, andare a cambiare anche qua l'orientamento dell'allineamento, ovviamente titoleno scritto, sempre ragazzi sono italiano come un inglese. Prova titolo. Ok, io ce l'ho detto così faccio prima. Quindi chiudiamo, andiamo a vedere altre cose. Posso cambiare ovviamente lo stile di font, ok, quelli che ho in memoria, e posso qui sotto ho ovviamente le posizioni, va bene? Posso andare a cambiare la posizione cliccando qui e ho praticamente sempre da inserire il numero. Quindi se ci mettessi 50 e faccio set, ok, lui cambia la posizione. Ovviamente devo sapere dove vado a parare, ok, a dove andare a posizionare il mio titolo.
Mettiamo che io lo voglio lasciare così, abbiamo ovviamente la possibilità anche qua di mettere gli effetti, ok, in entrata e uscita, e qui sotto, come in tutti i casi, abbiamo il nome del layer, quindi ci posso mettere titolo principale. Quindi adesso quando andrò indietro, ovviamente saprò che nome ha questo layer. Allora, vado così. Okay. Intendevo indietro negli elementi del layer, vedete che ha preso il nome che io ho dato. Adesso se faccio di nuovo salva e rivado a mettere il layer, vedete che appaiono tutte e due ovviamente in contemporanea, non abbiamo il ritardo o roba del genere. Vedete che è uscita una AA. Cosa succede se clicco sopra? Intanto posso andare a cambiare il nome del titolo, ma posso andare a cambiare anche il contenuto del titolo stesso. Cambio titolo. Questa è una cosa molto comoda, update, vedete, è molto comoda perché posso cambiare al volo, se potessi duplicare ovviamente il mio layer, al volo il titolo, come il titolo del layer, perché poi se vado adesso qui ho il comando copy, ma se io utilizzo il comando copy, poi faccio più, e ovviamente non posso più mettere layer, quindi non ha senso che hai questo comando per adesso. Però abbiamo visto che è una cosa molto molto carina. Posso però di nuovo fare edit e andare ad aggiungere nuovamente un'immagine di nuovo se voglio, facendo più, posso andare ad aggiungere un'immagine, qua non c'è, mi sembra, limite, aggiungiamo CapCut, va bene così, lo mettiamo qua e poi aggiungiamo anche l'ultimo elemento possibile, il solid fill, quindi è praticamente un box solido che se io ci clicco ovviamente sopra al solid fill, come in tutti gli elementi, posso andare a cambiare ovviamente qua il colore, perché è normale che possa cambiare il colore. Invece se vado qua e clicco sull'immagine, ok, posso andare a cambiare la posizione e basta, l'immagine non posso cambiarla, cioè non posso variare il contenuto dell'immagine, devo cancellarla e rimetterla. Per cancellare come si fa? Si fa uno swipe verso sinistra e si fa delete, ok? Quindi a questo punto io, quando ho messo a posto il mio titolo, posso anche andare a fare di nuovo salva e rivedere tutto quello, vedete che ha salvato ovviamente l'aggiornamento. Posso ovviamente, quando vado dentro edit, qui su, cambiare il nome del layer, cioè proprio del layer principale, quindi potrei metterci composizione principale, tanto per sapere che questa composizione è la principale, vedete che ha cambiato il nome. Quindi avete visto che come sovrapposizione ci siamo, cioè non è non abbiamo grandi opzioni, però diciamo che sufficientemente quello che c'è. Ora qui abbiamo, come ho detto prima, l'indirizzo IP, e l'ultima cosa che vi faccio vedere è la parte audio. La parte audio è qua, audio mix. Cosa abbiamo? Intanto abbiamo il master, ok, che possiamo mutare qui, ok, e abbiamo le sorgenti. Queste, vedete, sentite che è il microfono interno dell'iPad, quindi posso ovviamente collegare un microfono esterno e si aggiungerebbe una sorgente. Posso ovviamente avere il monitor qua, ok, cliccando qui, ovviamente mettendo una cuffia posso sentire quello che praticamente esce il monitor. Vi dico una cosa: latenza quasi zero, quindi una cosa molto importante. Qua sotto, oltre a esserci ovviamente tutti i microfoni che posso allacciare e le schede esterne, ovviamente appariranno, ok, anche le sorgenti microfoniche che provengono dagli smartphone esterni, ok? E io adesso vi faccio ovviamente vedere semplicemente come si può ovviamente collegare uno smartphone. In questo caso prenderò un Android per farvi vedere che è
possibile scaricare anche da Android l'applicazione, e poi andremo a mettere nel banco di regia proprio il nostro amatissimo S10. Bene, eccoci sull'S10, andiamo sullo store ovviamente. All'interno dello store cerchiamo Rec and Go. Io l'ho già ovviamente cercato 50 volte, quindi eccolo qui, lo installiamo e lo andiamo a lanciare. Andiamo a lanciare l'applicazione, ovviamente anche qua dovete dare tutte i permessi del caso, ok? Poi possiamo andare a vedere il video oppure andare a lanciare il primo start. Come vediamo più o meno l'applicazione è in verticale, ma più o meno diciamo che l'aspetto è lo stesso. Togliamo questo coso qua che non so come toglierlo, mi fa impazzire. Qui abbiamo i due menu, uno che indica praticamente le sorgenti e l'altro i layer, ok? E fin qua ci siamo, diversamente all'applicazione che abbiamo visto su tablet. Qui sotto abbiamo sempre il tasto di registrazione o di messa in onda, abbiamo qui il mixer audio e qua il mute, ok? E qui ci siamo. Qui abbiamo i layer e qua sotto abbiamo la possibilità di cambiare anche qua, consenti, abbiamo anche qua la possibilità di andare a variare ovviamente il progetto, ok? Quindi possiamo andare a mandare in onda ovviamente una sorgente cliccandoci sopra. Vedete, abbiamo anche qua abbiamo sempre ovviamente diciamo il logo, ok? Però a quanto pare possiamo mettere non so se sorgenti infinite oppure ne possiamo mettere un po', perché io facendo così, cliccando 2 volte su questo, vedete l'ho messa, va in onda anche questa, vado così, faccio più, vado in immagini, che anche qua è la stessa cosa, clicco qua 2 volte su questa, la vado a mettere, non so se posso aggiungere un'altra, ne posso aggiungere ancora un'altra. Poi, comunque questo, a parte questo, grazie veramente ai nostri sviluppatori. Ovviamente se voglio togliere il logo, devo ovviamente pagare anche qua una cifra, poi andremo a vedere quanto costa. Quindi i layer, faccio così, anche qua ho i layer, se clicco sul logo qua vedete che non succede niente, però ovviamente non posso andarlo a nascondere. Anche qua ho questo titolo demo che posso andare a levare con l'occhio, qui è l'occhio della madre, non funziona cliccando su il layer stesso. Posso ovviamente andare anche qui a cliccare qua e a fare l'edit ovviamente dei nomi, come abbiamo visto dall'altra parte, anche qua editare il layer, nel senso di andare a eliminare i contenuti esistenti e ovviamente crearne degli altri, ma questo è un altro discorso. Ora andremo, vedete, per annullarli, per eliminarli si fa così, ok? E sono praticamente annullarli. Col più ovviamente posso andare ad aggiungere anche qua un layer, vi faccio vedere semplicemente come si fa. Ok, clicco qui, solamente un'immagine possiamo aggiungere come layer, non possiamo mettere ovviamente dei filmati. Per salvare il tutto vado su questa freccetta, faccio salva, ok, vado di qua e ho il mio layer bello nuovo di zecca, però che ovviamente non si vede un tubo, perché se faccio così vado a mettere ovviamente la mia ripresa, vado sul layer ed eccolo qua. Per cancellare il layer devo andare qua giù, vedete questo menu, e faccio così meno e cancello il layer. Per eliminare invece una sorgente vado qui e faccio delete. Perfetto, ok, e questo è un bonus che ho voluto dare. Ma adesso andiamo a vedere come collegare ovviamente il punto di ripresa sull'iPad che sta in attesa. Vado indietro, vedete che anche qua posso andare a loggarmi o fare un progetto nuovo, ok? Quindi vado qui e devo andare su il switch, ok, qui c'è switch project, vedete che qua sotto, a parte questo imbecille che non se ne vuole andare, compare una scrittina, ok? Io se ci clicco sopra mi appare sempre questa cosa qua, connesso tramite PIN. Perché tramite PIN? Perché io non ho loggato il mio smartphone, il mio diciamo Android, su
diciamo il mio banco di regia, sul mio login che ho usato sul banco di regia, quindi dovrò andare a inserire il PIN. Allora ragazzi, in triste notizia ho dovuto loggarmi perché con Android non riesco a collegarmi tramite PIN al banco di regia su iOS. Questo non lo so, non me lo chiedete perché non sono in grado di rispondervi. Quindi ho dovuto praticamente loggarmi, quindi semplicemente si va su iOS, si va più e si aspetta che qua appaia la sorgente, ok? In Android invece vado qua, ovviamente devo usare questo device come videocamera e andare su accesso tramite questo login, quindi vado qua, vedete che di qua appare, vedete adesso io sono praticamente con Android che sto usando come videocamera, clicco sopra e compare ovviamente nel mio banco di regia la fotocamera di Android, quindi ho collegato ora la fotocamera Android sul banco di regia iOS, quindi è una cosa fantastica perché possiamo utilizzare ovviamente altri device Android. Se abbiamo solamente un iPad con magari 2 device Android possiamo utilizzare ovviamente questi smartphone, una cosa veramente straordinaria, un punto di forza non indifferente. Allora, cari ragazzi, avete visto come si collega anche uno smartphone Android, quindi cosa vuol dire? Non l'ho detto all'inizio perché è una mezza sorpresa, ma l'avrete capito già nei titoli, nelle descrizioni, il resto, eccetera, eccetera, che è dedicata anche al mondo Android, quindi possiamo avere un tablet o uno smartphone Android e poter utilizzare questa applicazione per trasmettere o registrare tutorial. Come vi ho già detto, poi approfondiremo l'argomento se mi estenderanno ovviamente l'abbonamento a un anno, perché ovviamente ci vuole un po', ragazzi, per preparare un tutorial non è così semplice, bisogna studiarlo, bisogna fare, bisogna provare, quindi ho voluto portare abbastanza in velocità questo tutorial, anche se non conosco ancora bene l'applicazione. Detto questo, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, ovviamente azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. E ci vediamo nel prossimo video, sperando dedicato a Rec & Go, sperando che gli sviluppatori mi allunghino l'abbonamento a un anno. A presto! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!